Ben ritrovati! Oggi continuiamo la battuta di pesca che vi ho mostrato nel video precedente. Come avete visto la scorsa settimana, ho già catturato alcuni polpi di discrete dimensioni. Se non avete ancora visto questo filmato, lascerò il link in questo stesso video. Ecco che trovo due bocconi, ovvero due murici. Guardate che belli. Fermo l'immagine per mostrarveli meglio e poi li lascerò lì dove li ho trovati. Ne sto trovando tantissimi, ma non ha senso prenderne un paio per poi non cucinarli. Avvisto quella che potrebbe essere una tana, mi avvicino, ma si rivelerà vuota. Però ho come la sensazione di essere osservato. Mi guardo attorno e capisco il motivo. Eccola, non so se la vedete, nascosta, c'è una murena. Come mi avvicino, lei si nasconde leggermente, vedo che è piccola, non ha senso catturarla. Vi racconto una piccola curiosità sulle murene. Spesso le vedrete a bocca aperta, ma non perché vogliano attaccarvi, ma semplicemente perché stanno respirando. Guardate come cambia velocemente il fondale. Sono sempre nei pressi di Portocolumbo. Il fondale è prevalentemente roccioso, ma in alcuni tratti c'è una sabbia finissima. Guardate che bello! Mi sposto dal fondale sabbioso perché lì è molto difficile trovare dei polpi al pascolo, come diciamo noi. Così mi sposto un po' più avanti e ritorno a pescare in un fondale roccioso. Ed ecco la nostra cara amica perchia. Si muoveva in modo strano, così mi avvicino a controllare e anche oggi vi invito a cercare di scoprire dov'è nascosta la nostra preda. Se non siete ancora riusciti a vederla, non preoccupatevi, anche io ho avuto difficoltà a trovare dove era nascosto il polpo. Penso seriamente che i polpi di Portocolumbo abbiano fatto un corso sul mimetismo, perché sono davvero bravissimi a nascondersi. Ma nonostante tutto riesco a vederlo e lo catturo facilmente. Fatemi sapere nei commenti se voi eravate riusciti a vedere questo bellissimo polpo nascosto. Se il video vi sta piacendo, fatemelo sapere con un like, magari anche con un commento, e vi sarei super grato se vi iscriveste al canale. Grazie. Lasciamo in pace questa bella stella marina e continuiamo a pescare. Dovete sapere che io utilizzo una GoPro montata sulla maschera e ogni volta che l'accendo emette un beep abbastanza rumoroso, tanto da mettere in fuga, come in questo caso, il piccolo sarago, che riuscirà a scappare senza grandi problemi. Ed ecco un'altra roccia a forma di cuore. Una ve l'ho mostrata nel video precedente ed eccone un'altra. Siamo sempre nello stesso spot di pesca, ma questa è una roccia differente. Guardate che bella! Vorrei prenderla per regalarla a Sole, ma credo che farebbe affondare la mia boa sub, così a malincuore la lascerò lì. Continuiamo ad allenare la nostra vista, cercate di scoprire dove è nascosto il polpo. Lo so, è molto difficile vederlo, ma se state guardando i miei video avrete sicuramente l'occhio allenato. Sparo laterale e centro al primo colpo. Non so se avete notato, man mano che mi avvicinavo era di un colore bianco candido.
capita spesso che i polpi cambino colore ma che non riescono più a mimetizzarsi. Lo fanno soprattutto quando sanno di essere stati visti e il loro mimetismo ormai non serve più a nulla. A me piace pensare che diventano bianchi dalla paura. Nel mentre litigo come al solito con la sagola che continua ad attorcigliarsi attorno alla mia caviglia. Non sono riuscito ad estrarre il polpo al primo colpo, ma lo sparo laterale impedisce al polpo di tornare dentro la sua tana. Prendo il raffio e lo estraggo molto facilmente. All'improvviso davanti a me un banco di mucini. Riesco a malapena ad accendere la GoPro, faccio un lancio disperato. Erano davvero lontanissimi, con il grandangolo sembravano molto vicini, ma in realtà non era così. E ovviamente sbaglio il tiro. Vi invito ancora a capire dove è nascosto il polpo. Guardate bene, è difficile, ma ci sono degli indizi che vi possono essere molto utili. Guardate le perchie, disegnano una sorta di lettera S quando sono in pericolo oppure quando vogliono segnalare qualcosa, come in questo caso. Questo polpo è meno mimetizzato rispetto agli altri due che ho pescato poco fa, e quindi per voi sarà più facile vederlo. Capisce di essere stato avvistato e anche lui, come notate, cambia colore, diventa di un colore bianco candido. Sa che ormai mimetizzarsi non serve più a nulla e infatti sparo e lo centro in pieno. Anche lui non riesco a estrarlo al primo colpo e tra l'altro, come al solito, la sagola della boa sub si attorciglia attorno alla mia gamba. Prendo una boccata d'aria, mi rimmergo e cerco di estrarlo dalla sua tana. È un bellissimo esemplare dal peso di 1,7 kg. Se vi capiterà di vedere un polpo che diventa bianco, sappiate che è un segnale di avvertimento o di difesa, come a voler spaventare o a confondere un potenziale predatore o una minaccia. Vi sta comunicando: guardate che sono pronto ad attaccare. È lo stesso segnale di avvertimento che usano anche le seppie, ma loro, invece di cambiare colore, si volgono verso di voi e vi mostrano i tentacoli. Le seppie in allerta sono molto più difficili da catturare rispetto ai polpi perché sono molto più veloci e anche più piccole come dimensioni, e quindi riuscire a centrare la seppia con la pole spear è molto difficile. Come avete avuto modo di vedere in questi ultimi 2 video, ho pescato quasi 5 kg di polpi, niente male davvero. Vi ho mostrato come uno stesso spot può riservare sorprese differenti a seconda della stagione. Estate contro primavera. Eravate riusciti a capire qual era la stagione più propizia per la pesca? È arrivato il momento di salutarci. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, anche un commento e attivare la campanella. Per voi sarà un'operazione di pochissimi secondi, ma per noi sarà davvero tanto utile. Spero di rivedervi al prossimo video. Grazie, buon mare a tutti!